Cosa fanno acqua calda e limone a digiuno tutte le mattine, magari con un pizzico di sale? Un bel belino di niente, anzi secondo me un po' schifo, però de gustibus. Ciao a tutti! Oggi come vedete giacca, quindi si parla di scienza e disinformazione. Alcune persone mi hanno segnalato sul mio profilo Instagram un video dove si decantano le mirabolanti proprietà del limone messo sotto sale. Nella classifica degli articoli che mi segnalate, il limone è sempre nella top 5. Il limone detossifica, brucia i grassi, alcalinizza, accelera il metabolismo e così via. E mi chiedono sempre, ma è vero? Oppure puoi smentire? Colgo l'occasione quindi per continuare a parlare di come districarci nella giungla delle informazioni che riceviamo. Questo è un video della serie Scienza e Disinformazione che vi metto qua. Il video in questione, il cui link vi metto in descrizione, fa una serie di affermazioni. Per esempio dice: la fermentazione sotto sale arricchisce il limone di enzimi, vitamine e sali, che diventa così 3 volte più salutare di prima. 3 volte, mica bruscolini. Ma anche gli enzimi presenti nel limone fermentato accelerano il metabolismo, aiutandoci a perdere peso velocemente e in modo sano. Che valore dobbiamo dare a queste affermazioni? Dal punto di vista scientifico, nessuna. Zero. Perché? Prima di tutto perché non sono riportate le fonti, non c'è scritto da nessuna parte da dove arrivano queste informazioni. Sapere da dove arrivano le informazioni che riceviamo è fondamentale per giudicarne l'accuratezza e la veridicità, anche se è un medico a farle o una persona di cui ci fidiamo. Abbiamo già parlato in un video precedente di come il principio di autorità non valga niente nella scienza. Attenzione che non ho detto che tutte quelle informazioni sono sicuramente false, ma solo che non avendo modo di verificare l'accuratezza, la veridicità, la sensatezza di quelle affermazioni, non possiamo scientificamente tenerne in conto e quindi facciamo finta che non siano mai state dette. In realtà nel video del limone ci sono sicuramente delle cose che sono false, per esempio quando parla degli enzimi. Dice che gli enzimi nel limone aiuterebbero ad accelerare il metabolismo e quindi aiuterebbero a perdere peso. Che cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono proteine che negli esseri viventi aiutano a far avvenire determinate reazioni. Peccato che tutte le proteine che noi ingeriamo e mangiamo vengano completamente denaturate e distrutte dal nostro sistema digerente, spezzate nei singoli amminoacidi che poi noi utilizziamo come materiale per costruire le nostre proteine e i nostri enzimi. Quindi qualsiasi enzima possa contenere il limone nel nostro corpo viene completamente distrutto. E questo è vero in generale. Spessissimo si magnificano le proprietà di alcuni cibi decantando così il contenuto di enzimi spesso non ben specificati. Sappiate che nel 99,9% dei casi quella è pura fuffa, perché, come dicevo, gli enzimi vengono completamente distrutti nel nostro corpo. È falsa anche l'affermazione che la fermentazione possa aumentare i sali contenuti. E da dove arriverebbero? Da qualche trasmutazione nucleare? Ma no, di certo. Di sicuro c'è più sale, cioè il cloro di sodio, perché c'è stato aggiunto, grazie tante. Il fatto che ci siano già questi errori così grossolani mi fa pensare che probabilmente anche il resto del video non vale nulla. Anche se, e questa è una tecnica comunicativa molto sfruttata, si mescolano spesso cose vere con cose false, con cose dubbiose. Per esempio, è di sicuro vero che il limone contiene della vitamina C e la vitamina C è sicuramente benefica. Tra l'altro molto spesso noi sopravvalutiamo il contenuto di vitamina C del limone. Ne contiene ogni 100 grammi di succo solamente 40 milligrammi, mentre per esempio, non so, i peperoni crudi ne contengono anche 50 volte tanto. Io vi do le fonti qui di questo dato. Il punto importante su cui mi voglio soffermare però è che non dovete chiedere a me di smentire questo video o questa bufala o tutte le cose che si sentono in giro. Bisogna invertire proprio il punto di vista. È chi fa queste affermazioni che deve portare le prove e non io o altri smentirle. L'onere della prova nella scienza sta a chi fa delle affermazioni, non sono gli altri che si devono prendere la briga di smentire qualsiasi cosa uno dica. E nella scienza questo è estremamente importante. La scienza è scetticismo organizzato, noi non crediamo a nulla che non sia stato rigorosamente dimostrato o quantomeno argomentato in modo convincente. Noi scienziati, quando scriviamo un articolo scientifico, siamo abituati a giustificare ogni singola frase, ogni singola affermazione. Di più, noi in realtà siamo obbligati a farlo, perché altrimenti se non lo facessimo probabilmente il nostro articolo verrebbe rifiutato, non verrebbe pubblicato. Quando diciamo qualche cosa che non è ovvio, dobbiamo mettere una citazione a un articolo precedente dove quella cosa è stata dimostrata senza ombra di dubbio. O magari la nostra affermazione scaturisce invece dagli esperimenti che noi abbiamo fatto e che stiamo descrivendo in quell'articolo. E allora starà
alla comunità scientifica poi giudicare il mio lavoro, che non viene preso per vero immediatamente solo perché è stato pubblicato. In un ipotetico futuro alla Black Mirror, immaginiamo che ogni singola affermazione di un video, di un articolo, debba essere preventivamente verificata. Allora, se qualcuno vuole scrivere che in un articolo o fare un video in cui dice che il limone brucia i grassi, deve portare le prove. Quindi ci sarà qualcuno che dice: chi l'ha detto? Chi l'ha scritto? Dove sono le prove? Dove sono le fonti? E se uno non è in grado di portare fonti a supporto, quella frase non verrà mai pubblicata. Lo so, è un sogno, o forse sarebbe un incubo per le redazioni. Fatto sta che nella vita reale non funziona così. Non è come nelle pubblicazioni scientifiche. Quindi, in mancanza di qualcuno che controlli preventivamente la veridicità delle affermazioni che vengono dette, noi cittadini, noi consumatori siamo assolutamente in balia di tutte le informazioni che riceviamo e che non sappiamo da dove arrivano. Per la cronaca, il limone ai grassi gli fa un baffo. I grassi non si sciolgono e il limone non li brucia, altrimenti quando beviamo una limonata ci verrebbe subito la febbre a 42. Le leggende sul limone però sono un malessere. In questa società sempre più complessa, noi cerchiamo delle risposte semplici. Fateci caso, molto spesso questi rimedi usano sempre materiali molto semplici e familiari, rassicuranti. Il sale, il limone, il bicarbonato, l'aceto. No, sembra che tutti i mali del mondo possano essere curati con queste cose, che sono rassicuranti, non hanno dei nomi chimici che ci fanno paura. Purtroppo, se chiedete informazioni, per esempio, a chi afferma che il limone sì è acido, però alcalinizza, che è una cosa che fa cappottare ogni chimico che si rispetti, purtroppo non riceverete informazioni, non uno straccio di prova, non un esperimento, non una citazione di un articolo scientifico, perché è semplicemente una bufala. Mentre trovate tantissime pagine web che ne parlano, addirittura ci sono delle diete basate su questa cosa. Ma allora come si fa? Dobbiamo imparare a invertire la prospettiva e a chiedere le prove a chi fa delle affermazioni, tanto più se sono affermazioni straordinarie. Il numero di fesserie aumenta in modo esponenziale, non è possibile, anche per una questione di tempo, semplicemente smentire tutte le fesserie che vengono dette. Dobbiamo imparare invece a chiedere le prove di quello che uno dice a chi fa questo tipo di affermazioni, specialmente se le affermazioni sono di tipo salutistico, che quindi ci colpiscono nel profondo, no? Lo shampoo è cancerogeno, oppure l'aceto di mele disintossica. Chi l'ha detto? Chi l'ha scritto? Ci sono delle prove a supporto? Ci sono degli articoli scientifici che lo dimostrano? Se non è così, dal punto di vista scientifico è come se non fossero mai state pronunciate queste frasi. Non valgono. Che poi intendiamoci, mangiare frutta fresca, compreso il limone, è sicuramente una cosa positiva e da incoraggiare, ma è sbagliato immaginare che ci siano sempre delle cure miracolose e mirabolanti basate su questi semplici ingredienti. Purtroppo mi rendo conto che questo tipo di approccio super scettico è abbastanza difficile da sostenere nella vita di tutti i giorni. Viviamo nell'epoca del sapere superficiale, mi piace chiamarlo così, in cui noi abbiamo un'infarinatura un po' di tutto, riceviamo informazioni durante il giorno, ma molto spesso non andiamo in profondità. Quanti di voi hanno commentato sui social qualche articolo avendo letto solamente il titolo e non il contenuto? Lo facciamo tutti, non abbiamo tempo, spesso non abbiamo neppure le capacità per mettere in dubbio quello che ci viene detto. O ancora peggio, non abbiamo le capacità di andare a verificare di persona se una certa affermazione è vera oppure no. Certo però che se noi mettessimo in dubbio qualsiasi affermazione noi sentiamo durante il giorno, ci rimarrebbe veramente poco di cui parlare. Il sapere superficiale purtroppo temo sia inevitabile, anche a causa dell'eccesso di informazioni che ci bombardano. Una volta l'ignorante era la persona che non aveva le informazioni. Adesso l'ignorante è la persona che non riesce a distinguere l'informazione vera dall'informazione falsa. Se voi cercate qualche cosa su Google, se non siete esperti di un campo, vi vengono fuori tantissime pagine diverse che dicono spesso cose contrastanti e non siete in grado di capire e di decidere quale di quelle dice la verità e quale di quelle dice il falso. Quindi siamo tutti ignoranti, perché nessuno di noi è esperto in tutti i campi. Poiché per noi ignoranti il costo, anche in termini di tempo, per andare a verificare la veridicità di un'affermazione o meno è troppo elevato, non possiamo farlo, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo rassegnare a venire bombardati dalla disinformazione? A chi ci rivolgiamo se non possiamo fidarci dei primi risultati che ci manda fuori Google? Almeno per quel che riguarda le affermazioni di tipo scientifico, possiamo e dobbiamo chiedere le fonti, chiedere le prove. Chiedete le prove. Ma allora se ci sono le fonti ci possiamo credere? Purtroppo no, il cammino è ancora lungo, come vedremo. Ho cercato, ma non pare che bere acqua calda e limone la mattina serva a granché. Arrivederci alla prossima volta dal vostro amichevole chimico di quartiere.